Volevo dire che una delle caratteristiche del Bitcoin che lo rende utile, che lo rende desiderabile, che lo rende qualcosa che uno vuole cominciare a usare, è il fatto che bypassa tutte le possibilità di controllo dei pagamenti. Io non posso in questo momento prendere e pagare direttamente una persona negli Stati Uniti o in Iran, e una persona negli Stati Uniti non può pagare una persona in Iran, però se uso Bitcoin posso ordinarmi delle scarpe dall'Iran senza passare per il sistema bancario, che me lo impedisce perché qualcuno gli sta sulle scatole che io compri le scatole, no, forse quello no, ma perché gli americani gli stanno sulle scatole agli iraniani e non possono usare lo SWIFT. Altre cose, mi isolo dalle stupidaggini fatte dai governi, tipo la Banca Centrale Europea, che da qualche anno stampa quei 80-60 miliardi al mese, e io, siccome mi interesso di economia tra tante cose che guardo, e per capire Bitcoin mi sono fatto anche i grafici, sono andato a vedere i grafici della quantità di moneta che c'è in Europa, quanti euro fisicamente ci sono, che siano scritti in un computer, che siano stampati, quanti ne ha fatti la banca centrale? C'è una bella linea, inizia a 400 miliardi nel 2002 e sale a linea retta, una bella linea retta costante fino alla crisi del 2008-2009. Dopodiché c'è uno spike in alto, uno spike in basso, adesso hanno tolto via la tabella, un altro mese hanno tolto via la tabella, non so più dove siamo. Tutti quei soldi che stampano hanno un effetto sui suoi soldi. I suoi soldi valgono di meno quando il signor Mario Draghi ne stampa e li dà alle banche o li dà ai governi per evitare che i governi facciano bancarotta. Lei diventa più povero, io divento più povero, tutti diventiamo più poveri, perché i nostri risparmi che noi teniamo in euro con il tempo valgono di meno. Compriamo le case, ce le tassano. Il Bitcoin ci protegge da questa cosa, non puoi produrre più di 21 milioni di unità che verranno prodotte secondo una determinata tabella di produzione. È stata decisa, tutti i nodi della rete concordano su questo, non c'è nessun incentivo economico per i nodi per cambiare questa cosa. Perché dovremmo? Per dare soldi a qualcun altro? No. Questo mi protegge dalle scelte dei governi, che non sono lì per proteggere me o lei o qualcun altro, sono per fare i loro interessi, la loro politica, anche in buona fede pensando di fare il bene, ma normalmente scegliendo qualcosa fanno sempre danni. Più cose fanno, peggio è. Quando io sono nato, poco dopo, l'Italia aveva un 25% di tassazione, adesso siamo a 50%. Ed è salita piano piano, alla volta. E il motivo per cui siamo in questa situazione, per cui è stato inventato Bitcoin, è per tornare a la situazione prima in cui c'era l'oro, c'erano le monete d'oro e non era possibile inflazionare con le monete d'oro, perché fa fatica andare a scavare l'oro sottoterra e tirarlo fuori e farlo in moneta. Bisognava tassare la gente, e invece sono accorti che era più facile inflazionare per mantenere la guerra, per mantenere lo stato sociale, essere usciti dal sistema aureo poco prima o poco dopo della prima guerra mondiale, e da lì è stato. Ma veramente il sistema aureo siamo usciti con la guerra vietnamese e sono stati. No, quello era il gold standard, significava che lei poteva convertire, le banche centrali potevano andare negli Stati Uniti con i dollari e farseli convertire in oro. Lei non poteva, io non potevo. Negli Stati Uniti alle persone era vietato possedere oro monetario. E il gold standard parliamo prima del 1914, quando lei andava in banca con il suo pezzo di carta con scritto pagabile al portatore tot $100. Sono 100 monete da $1 in oro. Il dollaro è un peso. La sterlina si chiama pound perché era un pound di argento.
non ce lo sono dimenticati, nessuno ce lo dice. Sì, volevo fare una domanda, diciamo, pratica, tornando sul punto riguardo. Volevo fare una domanda pratica, tornando un attimo al discorso del valore e dell'hard fork che potrebbe esserci prossimamente. Supponendo di avere un portafoglio Bitcoin, da quel che ho capito, se ci sarà l'hard fork si creerà una moneta parallela o no? Quindi come proteggere eventualmente i miei Bitcoin? Allora, la blockchain è semplicemente un registro in cui tutte le transazioni vengono registrate. Nel momento in cui si crea, vi conviene mettere approfittiamo di questa domanda per fare... No, andiamo avanti perché io mi sto divertendo, non so voi. Io farei rispondere a questa domanda Franco, puoi venire? Ci dici chi sei? E cosa fai qui? E da dove arrivi? No. Allora, mi chiamo Franco, seguo questa tecnologia dal 2010 circa, ero un appassionato di tecnologie peer-to-peer, tipo Mule, BitTorrent, quelle cose lì. Per una settimana in quel periodo mi sono annoiato, ho cercato tutto ciò che aveva a che fare con le nuove tecnologie perché c'era solo BitTorrent e ho scoperto questa tecnologia qui, che ci ho messo tipo 2 o 3 mesi per capire, e ci sono sopra dal 2010, dall'inizio del 2010. La domanda qual era? Cosa? Come sta lavorando? Allora, qui credo forse solo te capirai di cosa stiamo parlando. Non so quanti sanno qua cosa sta per succedere, cos'è il fork? Beh, già un po' basta. Allora, quello che diceva lui prima è che sulla rete Bitcoin, che anche quella è una rete peer-to-peer, dove ci sono vari nodi che scambiano dati, scambiano solo un database. E questo database è quello che gli è dato il nome blockchain. Su questo database sono salate tutte le transazioni, quindi se te hai un bitcoin, 2 o 3 bitcoin, vuol dire che tutti quanti all'interno dei nodi c'è questo database dove c'è indicato che te hai questi 3 bitcoin. Sto guardandolo sopra, te lo dirò. Quindi cosa succede al fork? Se avviene, ci sono varie possibilità che avvenga o no, nel senso che in realtà il fork se avviene allora vuol dire che si creano 2 catene. Non è sicuro che 2 catene sopravvivono, cioè che una delle 2 riesca a sopravvivere. Se nel caso sopravvivono, te devi essere sicuro di avere il controllo dei tuoi bitcoin prima del fork, perché anche se le catene si dividono, te hai le chiavi che servono per spostarli, si potrebbe dire password per semplificare, ma le chiamo chiavi perché il nome corretto è chiamare chiavi. Vuol dire che te puoi creare una transazione, firmare una transazione e dire guardate io sono questo qui che ha i bitcoin, ce li ho, sono io e voglio trasferirli a quest'altra parte. Per come funziona adesso, come capiterebbe adesso la divisione del fork, cioè la divisione in 2 catene, la tua transazione sarebbe compatibile con entrambe le catene. E quindi se te la facessi, i nodi che si scambiano i dati fra di loro la invierebbero a entrambe le catene. Ma te dovresti dire no, io volevo spendere solo quelli, oppure volevo spendere solo quegli altri. Non c'è ancora una soluzione, o almeno ci sono dei trucchi, possiamo dire, per far sì di spendere solo da una parte o solo dall'altra. Questa cosa qui però non è ancora user friendly, cioè non è ancora facile da fare. La cosa che puoi fare per essere al sicuro è avere i bitcoin su un portafoglio, ce ne sono di vari tipi, dove sei sicuro di avere il totale controllo delle chiavi private e anche che sia facile estrarle. Ci sono ad esempio degli hardware wallet, adesso non mi ricordo i nomi, dove loro ti dicono sì hai il totale controllo ma non è facile estrarre le chiavi. E io ho creato anche una guida su un forum che si chiama, adesso ve lo cito, Bitcoin Talk, quindi Bitcoin, parlare in inglese.org, bitcointalk.org, c'è una sezione italiana e dentro la sezione italiana è scritto guida all'hard fork e lì ci sono le spiegazioni che indicano vari wallet che ti danno la sicurezza, una volta che hai depositato i bitcoin lì sopra, di avere il totale controllo e di poter spostare le chiavi. Perché è importante poter esportare le chiavi? Perché se nessuno di quei wallet lì ti dà la possibilità di scegliere in quale fork andare, lo standard di come sono fatte le chiavi è compatibile fra tutti quanti. Quindi basta che ne esca uno qualunque, e probabilmente sarà uno anche di quelli ufficiali, dove te potrai decidere io voglio esportarli solo da una parte o dall'altra. Quindi se sei sicuro, uno, ripeto, di avere totale controllo delle chiavi e 2, di poterle esportare, anche se su quello che c'hai non c'è la possibilità di dividerlo, non c'è la possibilità di dividere una punta all'altro, uscirà, è probabile che esca uno strumento o un wallet
un portafoglio che ti permette di dividerli, e te dovrai importare le chiavi private da lì su quel portafoglio lì, e dopo potrai dire voglio avviare di qua o di là. Comunque su quella guida c'è scritto questa parte qua. Un'altra cosa che vorrei parlare prima è la risposta alla domanda che faceva lui, per andare più nel dettaglio, è perché è nato il Bitcoin. Il Bitcoin è nato come idea in una mailing list, che è un posto dove si scambiano varie email, che politicamente parlando si chiamava criptoanarchia. Perché? Perché tutti gli appassionati che erano tutti dei tecnici, erano appassionati di crittografia, e il loro obiettivo era far sì, tramite la tecnologia della crittografia, creare strumenti che permettessero di non avere più bisogno di dare fiducia a istituzioni, che potessero essere bancarie o di Stato. E fra queste idee, fra varie idee, ce ne sono varie idee, c'era anche quella di creare una moneta che non fosse controllabile da un ente centrale tipo una banca, oppure da uno Stato. E c'è riuscito qualcuno, almeno sono stati vari tentativi. Bitcoin è quello che fino adesso sta andando meglio, ed è uscito appunto nel 2009. E c'è proprio indicato che anche nel wallpaper, cioè nelle indicazioni dove sono le specifiche, ci sono anche delle citazioni ad altre idee di monete digitali, come il Bitcoin, dove dicevano che un sistema monetario dove Bitcoin adesso si può dire che non è proprio anonimo, ma dove si riesce a nascondere l'identità delle persone, vuol dire che diventa difficile andare a colpire qualcuno se non conosce la sua identità, e quindi se diventa difficile andare a colpire qualcuno senza che si conosca la sua identità, lo Stato, che ha il monopolio del potere e della violenza, non sarebbe più in grado di imporre le proprie leggi. Quindi se uno Stato non è più in grado di imporre le proprie leggi, smette di esistere. Questo magari è una cosa che non potete sentire da uno che deve promuovere la tecnologia, oppure è sempre a contatto con istituzioni o quant'altro, perché deve avere il favore, diciamo, di un politico oppure di una banca, e quindi non le potrà mai dire queste cose qua. Però è così che è nato il Bitcoin, è nato come un'altra scelta. Vuol dire, voi non siete costretti a utilizzare Bitcoin, magari non vi piace, è lento, potete avere un sacco di problemi e non vi piace. Potete scegliere di stare sull'euro, sulla lira, se esistesse, su un qualunque altra moneta. Quello che adesso c'è con il Bitcoin è una possibilità di scelta. Poi, se andiamo in altri argomenti, adesso gli altre criptovalute che sono a rischio, sono pericolose, potrebbero essere delle truffe, ce ne sono altre 600-700. Però questo vuol dire che c'è una maggiore libertà di scelta. L'apertura di questa tecnologia qui è una maggiore libertà di scelta, che uno può anche evitare completamente. Però il fatto di avere il totale controllo di questa moneta qui, con rischi, vantaggi, è una scelta libera della persona, è sicuro di avere finalmente il totale controllo di quella moneta lì, perché è una rete peer-to-peer decentralizzata, e questo vi dà una garanzia che non ci sia un ente che arriva così, schiocca le dita e dice non mi piace questa regola, adesso la cambiamo. E questo è il punto, il motivo per cui è nato il Bitcoin, per essere una libertà di scelta e dare una maggiore libertà alle persone che avrebbero potuto utilizzare. Altre domande? Io chiuderei con l'ultimo fuoco artificiale e farei dire due parole a Marco, che è il CEO di In Bitcoin, che nel suo intervento non deve mai dire la parola In Bitcoin, che è il nome della sua società. Ciao a tutti, è un piacere essere qua e vedere la partenza della prima comunità veneziana di Bitcoiner. Ecco, io in realtà faccio fatica a esprimermi perché sono in disaccordo con molto di quello che è stato detto questa sera. Subito partiamo negativi con tutti. No, in realtà una cosa interessante da dire è che Bitcoin, non sono d'accordo sul perché è nato, cioè non era qualcosa per voi, per una possibilità di scelta. Quella è una caratteristica. Cioè il Bitcoin dà una possibilità di scelta oggettiva, ma probabilmente il motivo per cui è nato è molto più legato al fare qualcosa di nuovo. Cioè nel senso, sì, ci sono le origini politiche di Bitcoin, come ha detto Franco, il primo link del paper che citava all'inizio del 2008, dell'ottobre 2008, il primo link è proprio le origini di 10 anni prima di questa idea che sembrava utopica. Comunque, per dare invece un discorso, secondo me è sbagliato paragonare Bitcoin a un'altra moneta, è sbagliato paragonarlo alle carte di credito, ad altri sistemi di pagamento, è sbagliato paragonarlo a un'azione, a un prodotto e a un protocollo. Ci arrivo un attimo, insomma, un minimo di introduzione.
perché è qualcosa che non esisteva prima. Tutte queste sono spiegazioni parziali, comode, per sì, funziona un po' come moneta. Chiaramente è nata come idea di moneta decentralizzata che non avesse una terza parte. Questa era l'idea tecnologica. Quello che è ora è molto di più. È per quello che bisogna stare un po' attenti, cioè confondere quello che si potrà fare con i limiti tecnologici attuali. Molti dei discorsi che ho sentito oggi, perché diciamo, sono nel settore delle tecnologie informatiche da un po' di anni, assomigliavano a quelli che sentivo fare un po' di anni fa su internet. Questo, come l'ho visto io, parte di questo incontro, è vedere, non so, il tecnicismo del perché non può scalare Bitcoin nel 92 con l'arrivo di nuovi utenti che si scambieranno addirittura delle JPEG. E mi sentivo un discorso di un tecnico corretto che diceva non può scalare per le JPEG perché la rete della velocità di internet è questa e quindi non scalerà mai internet e non potremo scambiarci le immagini, figuriamoci i video. Le cose poi sono andate in maniera differente, anche perché non è detto che l'esperienza che abbiamo oggi di Bitcoin sia l'esperienza che avremo fra 5 anni o fra 10 anni, anzi secondo me sarà molto trasformata. Stanno arrivando delle tecnologie nuove per risolvere completamente i problemi di cui abbiamo sentito citare oggi, e secondo me non ha molto senso perdersi in alcuni tipi di numeri, tipo le 2 transazioni al secondo, quando già adesso a casa mia, chiaramente, non in tutto il mondo, ne possiamo fare migliaia, proprio di Bitcoin, al secondo ma anche al millisecondo. Sembra una cosa assurda. Invece un numero interessante è capire quanto è raro Bitcoin. E vorrei fare due esempi sulla rarità di Bitcoin. E in tutto il mondo esistono 15 milioni di persone che hanno come disponibilità liquida, cioè soldi in tasca, hanno più di 1 milione di euro. Bene, se domani questi 15 milioni di milionari decidessero e tutti, vorrei un Bitcoin, non ci sono per loro. Questo è un numero. L'altro numero è, vediamo quanto è raro Bitcoin rispetto a qualcosa a cui è stato ispirato. Prima è stato detto che è stato ispirato ai metalli preziosi. Vediamo quanto è raro rispetto all'oro. L'oro estratto in tutta la storia dell'umanità sono circa 180.000 tonnellate, è un cubo di un po' più di 20 metri di lato. Immaginatevi un cubo, quello è tutto l'oro del mondo estratto in 5.000 anni di storia, 10.000, quello che volete voi. Quindi la rarità di un Bitcoin è pari a 10 kg d'oro. Siamo nel 2017 e incredibilmente c'è gente che vende Bitcoin a 1.000 euro, vedete un po' voi, cioè siamo nel passato, capite? Siamo nel passato, c'è ancora il Bitcoin intorno ai 1.000 euro, è meraviglioso. Per 1.000 euro potete prendere circa la rarità di 10 kg d'oro. Interessante. Ma a parte la moneta, e soprattutto la cosa interessante di Bitcoin è il punto sulla decentralizzazione, cioè grazie a tecnologie Bitcoin, se ti muovi correttamente, tu puoi avere la stessa proprietà della blockchain del Bitcoin, cioè evitare il costo associato a una terza parte, al mantenimento e alla creazione della fiducia in una terza parte, tu lo elimini e puoi fare una cosa stranissima, accettare Bitcoin dagli sconosciuti. È una cosa che non puoi fare con altri strumenti o altri sistemi di pagamento perché ti devi fidare, no? Se fossimo dal lato consumatore, siamo in Thailandia e vogliamo comprare un vestito particolare, magari lo faremo in contanti e non col bancomat o carta di credito perché abbiamo paura della clonazione o comunque di problemi che possono bloccarci per mesi, semplicemente perché abbiamo fatto l'acquisto, tutto regolare. Il merchant è onesto, noi siamo onesti, abbiamo fatto un acquisto in Thailandia, ci bloccano la carta perché, cavolo, tu sei in Thailandia, sicuramente sarà stato qualche hacker a fregartela. Cosa fai tu in Thailandia? Non sei mai stato in Thailandia? Ma scusa, saranno i cavoli miei, cosa faccio, no? Per cui tutto il problema della privacy. Dall'altro lato, anche dal lato commerciante c'è lo stesso problema. Posso accettare questo pagamento con una carta di credito? Sono un produttore di olio pregiato del lago di Garda, dove vengo io, e mi arriva un turista tedesco, mi compra 2 litri di olio pregiato, mi paga in carta di credito, dopo 2 giorni io devo magari come commerciante rimetterci i soldi perché lui ha detto la carta di credito
me l'hanno rubata, eccetera, eccetera. Per cui diciamo, in ogni sistema diciamo, di pagamento o c'è uno scambio diretto o c'è una fiducia in una terza parte. Il Bitcoin elimina la fiducia in terza parte e se ti muovi correttamente, questo è un problema tecnologico, diciamo, ti muovi logicamente in maniera corretta, questa proprietà emergente, che questa è la cosa particolare del Bitcoin, che da una rete di potenziali sconosciuti, quelli che prima, anche se non hanno spiegato perché, diciamo, sono i minatori, quelli che fanno due cose, che portano sicurezza al Bitcoin e portano sul mercato i nuovi Bitcoin. E cosa succede? Succede che da una massa di persone che non si conoscono, potenzialmente criminali, emerge una verità più potente di quella di un notaio nostro amico dall'infanzia. Com'è possibile? Questa è l'innovazione chiave e questo è quello che cambierà il Bitcoin nella società. Cioè è un oro digitale che nessuno può controllare oltre alla tua volontà, ed è una biblioteca d'Alessandria che nessuno può bruciare. Queste sono le cose potenti. Poi chiaro ci sono dei tecnicismi interessanti adesso, qualche anno fa avremmo parlato invece, non so, delle varie versioni di script di P2SH che entrano, però sono cose che non interessano nella pratica. Nella pratica ci sono cameriere che prendono il 100% dello stipendio in Bitcoin e ci sono delle attività che lo cominciano a utilizzare. Prima c'era il discorso, uno dell'Africa come fa a pagare 6 euro per una transazione? Attenzione, non stiamo parlando di una transazione, stiamo parlando di un sistema che nessuno Stato totalitario può censurare, che nessuna forza al mondo può bloccare. Quanto costa una transazione in un sistema del genere? Dipende. Se mi impedisce di comprare un CD di musica rock in uno Stato teocratico, o anche una bottiglia di vino, oppure di fare una transazione che è necessaria per la mia vita, potrebbe essere un prezzo da pagare, insomma 6 euro, piuttosto che non poterla fare gratis perché proprio non c'è il servizio. Vai pure, fammi pure la domanda. Comunque io avrei finito, era solo un paio di puntualizzazioni sull'evento. Un attimo ancora Mirko, qui c'è una domanda. Ah scusa, c'è una domanda? Beh, al di là del fatto che comunque ci saranno, poi dopo qualche soluzione per la scala di vita sarà scelta e quindi il prezzo diminuirà, immagino. Va detto che comunque nel caso dei governi totalitari la maggior parte delle persone che ne soffrono sono quelle che non hanno il potere economico per poter in qualche modo uscirne fuori, quindi quelle che magari non hanno questi dollari per la transazione. Insomma. No, ma per dirvi, attenzione, a parte alcuni casi d'uso, il Bitcoin non è pronto adesso per un successo globale. È per quello che vale così poco. Siamo solo nel 2017 e c'è solo la mia azienda in Italia che fa certe cose. Siamo agli albori, siete tutti dei pionieri. È chiaro che non fa quello che farà. Attualmente costa 6 centesimi, ma se ci fosse un caso specifico, già adesso ci sarebbero delle tecnologie che possono azzerare il costo di transazione tranquillamente deployabili in poco tempo. Non c'è una soluzione trustless già implementata per tutto il mondo, ma questo non è un problema nello specifico, diciamo. È stato il genio uscito dalla bottiglia dalla lampada da ladino, e non si può disinventare questa cosa. Il problema, diciamo, della scalabilità momentanea, ritorno a quello che dicevo prima per accennare, è quello che ha vissuto internet ogni 5 anni. Io proprio le ho vissute di persona queste cose, ma anche per cose banali internet non poteva scalare, per cui diciamo non è una cosa sexy da raccontare a novizi, è una cosa che ha un valore tecnico, ci sono delle problematiche reali tecniche, però è un passaggio, non mi perderei in dettagli. Cioè, se devo andare da qui a Roma, potrebbe essermi utile concentrarmi sul colore degli occhi di tutte le persone che incontro, ma probabilmente è un dettaglio inutile che posso trascurare, questo volevo dire. Ma farà una domanda di qua? No, volevo dire che la moneta, che è una cosa, che non è tutto quello che può fare Bitcoin, ma la moneta è una maniera con cui noi ci trasmettiamo delle informazioni. Il mercato, da un certo punto di vista, è un sistema per trasferire informazioni sulla produzione, sulla necessità, eccetera. Il Bitcoin elimina tutta una serie di interferenze che
i governi mettono in questa cosa per tanti motivi che poi si può discutere, c'è enormi temi per questo, ma il vantaggio è che non distruggendo tutti i segnali del mercato, impedisce ai governi di creare danni, impedisce ai governi di prendersi il denaro, di prendersi il valore. Ma prendersi il valore significa che anche il regime totalitario non può più derubare la sua popolazione stampando il denaro. Non può più una popolazione che ha Bitcoin come registro notarile, che è un'altra applicazione che si può avere con Bitcoin, non deve più fidarsi del suo governo per la registrazione di tutti gli atti notarili. C'è un sistema dove, se vuoi modificare un atto notarile, un documento fatto un anno fa, devi andare a riscrivere 500 milioni di dollari di lavoro, e intanto ti stanno costruendo sopra mentre lo fai, quindi non sono 500, sono di più. Quindi nessuno va a fare questo. Se non ero il Costa Rica sta facendo qualcosa del genere in questo momento per evitare che, avendo dei registri un po', come dire, modificabili nel tempo, sta implementando questa cosa qui per ridurre la quantità di corruzione che c'è. Una volta che hai inserito qualcosa nella blockchain la puoi modificare, dopo un giorno è impossibile praticamente. Non c'era una domanda? No. Okay. Ringraziamo tutti. Cosa facciamo? Chiudiamo? Avete altre domande? Volete farmi qualche domanda specifica? Hai finito le domande. Non è tecnica, allora puoi farla, però devi farla in rima. In rima. Se mi dici su Trento io sarò più contento. Beh, in realtà la storia l'ha già raccontata Guido sulla Bitcoin Valley, è nata un po' per caso, come tutte le cose, mentre ero ricercatore in Fondazione Bruno Kessler, mi occupavo in realtà di web semantico, però a un certo punto il capo dell'istituto è FBK, appunto, un centro di ricerca che c'è a Povo, sopra Trento, che si occupa di quella che una volta veniva chiamata intelligenza artificiale, adesso ha 1000 ramificazioni, 1000 nomi. Tornando dalla California, era tornato con questo nome Bitcoin, ha chiesto a qualcuno dell'istituto se ne sapeva qualcosa, qualcuno gli ha fatto il mio nome, ne abbiamo parlato e mi aveva chiesto di fare una relazione interna per tutte le unità di ricerca, e oltre a documentarmi, a studiare e a andare a conoscere, per caso, per curiosità, veramente non mi ricordo il motivo qual era, comunque chiesi a qualche locale, visto che sto facendo questa ricerca, vuoi provare ad accettare Bitcoin? Così proviamo. E nacque così, provando, e dopo un locale lesse un articolo sul giornale su questa cosa e vorrei provare anch'io. E sì, prova, tanto sto facendo questo. Poi alcuni vollero provare dopo, e in realtà mi stavo occupando, tecnicamente non avevo più tempo di star lì dietro perché era una curiosità, allora cominciai a mettere un prezzo. Non te lo voglio dare, però non voglio essere scortese, voglio essere che tu mi dica di no, per cui ti costa X accettare Bitcoin. E lo pagarono senza muovere un sopracciglio. Ne arrivò un altro del Trentino e sempre, allora dico, non ti voglio dare questo servizio perché ho altro da fare, mi sto occupando di tecnologia. Ciao perro. E allora gli feci il prezzo doppio e avanti, raddoppiando 2 o 3 volte, e a un certo punto mi resi conto che c'era un business da fare, perché ogni volta che raddoppiavo, diciamo, il prezzo per questo servizio, le sopracciglia del negoziante che mi chiedeva questa cosa rimanevano identiche. Per cui dico, non riesco a spaventarti, non riesco a farmi dire di no, e allora dico, vabbè dai, forse c'è un business da fare qua. Quello che è successo negli anni, ci sono storie di successo, ci sono muratori in Trentino che hanno più di 100 bitcoin, per dire. Cioè può essere che trovi il muratore che ti chieda di pagare in bitcoin, che sono delle cose allucinanti da sentire in questa zona, ma è così. Cioè puoi vedere delle persone che passano in un bar, invece di sentirli parlare di giovani fanciulle avvenenti e di 4 lettere e di macchine, motori e calcio, invece parlano di Bitcoin, no? È strano, sì, perché è un po' così, un po' cioè sono dei locali a Rovereto che hanno, diciamo, debiti con altri locali e la gente che ti viene a pagare in Bitcoin falla pagare su questo QR code qua, cioè sono cose stranissime, veramente. È un laboratorio di quello che sarà probabilmente l'esperienza di Bitcoin un po' in tutta Italia fra un po' di tempo. Chiaramente siamo lì anche noi, cominciano a essere cose strane, cioè cominciano a essere già l'economia che si chiude,
il barista che riceve Bitcoin da noi, del quale prendiamo lo stipendio in Bitcoin, che paga il suo fornitore in Bitcoin, con sommo guadagno. Perché lui, diciamo, uno dei nostri casi di successo è questo famoso bar dove era partito questa cosa per caso, e ha battuto un certo equivalente di scontrini in Bitcoin, e diciamo che nel corso dei 2 anni, siccome non ha quel problema della volatilità, ma ha capito che è un'opportunità della volatilità, e si trova ad avere 4 volte quello che ha battuto di scontrini, e non ci deve nemmeno pagare un capital gain, perché lo usa come moneta per pagare il suo fornitore. Infatti l'altro giorno è arrivato un giornalista, lo vedrete probabilmente a fine mese, è venuto a Rai News 24 e ha intervistato anche il barista. È stato divertente sentire quello che diceva, perché gli fa in dialetto, adesso provo a non farà ridere come quando lo dice lui, però dice: fare nero con gli euro è da coglioni. Se tu fai bianco con i bitcoin guadagni molto di più, sei tutto tracciato e non paghi neanche il capital gain. Chi è informato su come funziona accettare bitcoin, imprenditore, e non lo fa, queste sono parole sue, non sono parole mie, è un coglione. Per cui questa era la parte divertente dell'ultima intervista, in cui c'era il giornalista chiaramente piegato in 2, ma tecnicamente questo è un imprenditore che parla in dialetto, va bene, però numeri alla mano, tu puoi dirgli quello che vuoi. Lui ha battuto x mila euro, non diciamo quanto, e ha 4 per, insomma, divertente come cosa. E su questo solo il risultato numerico. Poi è cambiato completamente, perché prima tu hai un locale, c'hai Bitcoin, hai una marcia in più rispetto ai competitor, per cui ha assunto 6 cameriere da quando accetta Bitcoin. Proprio anche è cambiata l'immagine del locale, non è più un locale dove, non so, i vecchietti o i ragazzini vanno a prendersi la birra a basso costo o il bicchiere di vino, ma è quello sempre pieno, c'hai Bitcoin, c'è il banco Bitcoin, e poi è andato su tutti i giornali, è un po' particolare, insomma, cambia un po' la visione. E devo anche raccontarvi che 2 anni fa aveva solo curiosità, ma era tanta timidezza, non ha voluto dirlo a nessuno che accettava il Bitcoin, è stato un passaparola, cioè lui ha ottenuto questi risultati nonostante non lo spingesse. Un imprenditore che invece capisce 2 cose e ci mette anche di investimento, secondo me può tranquillamente riprodurre questi risultati in tutta Italia, ma molto di più. Ho risposto alla tua domanda? No, mi vogliono che dica qualcosa. Io se avete delle domande da fare, o argomenti, visto che sono dentro l'ambiente da molto tempo, o domande storiche o di pareri o qualunque cosa, Non ho visto Satoshi, però ci ho parlato via internet, mi ha risposto: grande la nuova, hai tradotto la lingua in italiano il client, così mi ha ringraziato per questo. La sua unica emozione che ha avuto in tutto il periodo in cui scriveva lì sopra al forum. Ma l'hai visto in faccia? No, nessuno l'ha mai visto. Cioè, se qualcuno l'ha visto non sa di averlo visto. Ci siamo passati, ma per chi non lo sa, perché non si sa chi è stato? Non è importante saperlo, perché il progetto è open source. E open source vuol dire che il codice, su come è scritto, su come funziona, è tutto quanto pubblico, documentato, e quindi non c'è bisogno di conoscere chi l'ha creato per sapere come funziona questa tecnologia qui. Internet chi l'ha creato? Non so, adesso non so chi lo possa aver creato. Chi è che l'ha creato? No, infatti dopo un po' è anche chi è stata la prima a creare la macchina. A un certo punto, quando la cosa funziona e la usi lì, cioè, ok, se c'è il dubbio, se ti interessa, però in quel momento ne hai bisogno, non te ne frega più niente di come chi l'ha inventato. Chi ha inventato il teorema di Pitagora? Chi ha inventato l'uomo e la donna? L'uomo? Valerio, hai domande? No. Zero. Perché sai già tutto? Sì. No, delle domande, cioè, oggi sono stati trattati secondo me argomenti molto complessi che secondo me forse sono oltre la conoscenza o il bisogno reale che potreste avere voi. C'è una platea molto eterogenea, quindi scusate, io prendo parola perché ho aiutato ad organizzare questo evento. Non sapendo che pubblico avremmo avuto, abbiamo cercato di fare interventi che accontentassero un pochino chi è molto preparato, conosce e magari è felice di sentire argomentazioni politiche, tecniche molto particolari, molto di nicchia, e invece c'è e credo sia una metà della platea, e un'altra metà invece sono persone che
non hanno mai acquistato un Bitcoin, non hanno mai posseduto un Bitcoin e che sono venute curiose per capire che cos'è questa tecnologia e cosa significa e quali sono le potenzialità. Abbiamo cercato di rispondere a tutti e due, quindi sono stati interventi molto alti e bassi, diciamo così. Cercheremo poi ovviamente di tarare meglio il prossimo evento al quale non potete venire se non portate 2 persone assieme a voi. Qual è la domanda? Prima ti era stato chiesto cosa succede al momento del fork per poter tenersi, diciamo, i propri bitcoin salvi. Io ho letto quello che hai scritto tu, volevo andarmelo a rileggere, non ho avuto tempo di farlo, però mi pareva che tutti quanti i wallet che ci sono, che possono fare, da cui puoi tirare fuori le chiavi, siano wallet che sono comunque a PC, sul computer, non che puoi averli anche sul telefono. Volevo solo una conferma di questo. Ce ne sono alcuni che sono anche sul telefono, tipo, adesso sparo dei nomi che magari non conosceranno, uno si chiama Mycelium, è sul telefono, Copay è sul telefono, Breadwall che è per l'iPhone è sul telefono, quindi ce ne sono altri, ce ne sono vari che sono sul telefono, e anche quelli in genere hanno tutti quanti una passphrase, c'è che la lista di parole, e quello segue uno standard da cui si possono estrarre le chiavi, e lì ci sono i link sullo strumento da utilizzare per estrarre le chiavi su quella guida lì. Domande più semplici? Sì? Secondo te potrà finire il fork? Io non ci scommetto perché non lo so, però la cosa più sicura è avere il totale controllo delle chiavi, così comunque vada, stare sicuro nel caso peggiore, e cioè nel caso peggiore in cui ci siano 2 catene, avrai la stessa quantità di coin, di token, in entrambe. Quindi se una salirà di valore, l'altra magari salirà, se una salirà l'altra scenderà, te comunque sarai investito in entrambe, se lo prendi come un investimento, e quindi il problema per te non si porrà. Come vada io non ho questa certezza. Cioè secondo te il core potrebbe morire e lasciare andare al limite? Allora la domanda è se il core potrebbe morire e andare avanti al limite. Io non ne sono sicuro perché mi sembra improbabile e impossibile, perché se io fossi dentro core non mi comporterei così, cercherei di fare qualcosa per mantenere la mia posizione, quindi arriverei a un compromesso. Però le persone sono diverse, magari sono diverse da me, io non so quello che può succedere e quindi la situazione non me la sento di puntare in una direzione. Posso fare la stessa domanda a Mirko? Certo. Questa situazione l'avevamo prevista 1 anno e mezzo fa, forse 2 addirittura. Io penso che la situazione, prevedibilmente, una mia idea, è mia, ognuno deve pensare per sé. La mia idea è che un fork, per come funziona Bitcoin, è fatto apposta, volutamente, già nel paper originale, per impedire alla catena minoritaria di funzionare. Sarà qualsiasi catena sia minoritaria, ha problemi a funzionare. Se ha di altri limiti oltre il blocco, se ha il blocco limitato è più difficile che sopravviva. Ma Bitcoin, per come è stato creato, rende molto difficile, se non impossibile, alla catena minoritaria di continuare, perché diventa sempre meno funzionale, con tempi di accettazione delle transazioni più lenti, più lunghi, sempre meno capacità di avere transazioni, quindi dal mio punto di vista diventa sempre meno di valore. Mentre l'altra, se continua a funzionare, continua a accettare transazioni, anzi ne accetta di più di prima, continua a diventare di valore. È una questione semplicemente di economia base, però è una mia idea. Puoi sbilanciare secondo te, un limite o core? Secondo me vincerà chi ha il trend in questo momento in ascesa, dopodiché può succedere di tutto, nessuno può fare previsioni, può fare profezie, uno può fare la previsione, ma profezie, una volta c'erano, come dire, se sbagliavi le profezie ti bruciavano vivo e facevano bene secondo me. L'unica cosa, Sì, volevo rispondere anche io, volevo astenermi su questa diatriba, in realtà me li ho esposti, nel senso che non è proprio così il problema, a parte che io la vedrei un fork reale, che è una cosa a cui attribuisco
poche probabilità. Per chi non sapesse cosa si tratta, vuol dire che da questo punto in poi il Bitcoin si splitterebbe in due tipi di moneta, in due o più, incompatibili. Ok? Per me sarebbe una cosa buona. Cioè, se ci fosse un momento di caos and drama in questo momento nel Bitcoin e il prezzo del Bitcoin, quando intendo Bitcoin Core, l'altra opzione è vista, diciamo, come un altcoin, come un attacco politico in realtà. Sarei felice perché scenderebbe molto di prezzo. Se va male invece non accade nessun fork, Bitcoin Core sopravvive e il Bitcoin andrà a $3.000, insomma. Per cui se va bene il Bitcoin lo troviamo a prezzi bassi del 2013, se va male invece continuerà a crescere purtroppo di prezzo. Invece sul discorso, mi devo spostare dalle casse che fischia. Ah, qua, ok. Sul discorso, se invece in realtà ci fosse una maggioranza di mining su una tecnologia avversa, per cui c'è l'attacco a successo e i miner cinesi, diciamo, più qualche amante di lettori di forum e alcuni miliardari sempre più rilevanti vincessero, e rimarrebbe comunque l'interesse per una cryptocurrency con un forte team di sviluppo e un accesso aperto. Sì, per cui diciamo che il mio scenario desiderabile sarebbe massimo caos, massima paura, tutti che vendono Bitcoin impauriti e io che li compro a prezzi stracciati. Questo sarebbe il mio scenario best, però purtroppo secondo me accadrà che l'attacco di Bitcoin Unlimited non avrà successo e purtroppo il Bitcoin aumenterà di valore. Questo purtroppo secondo me è lo scenario che capiterà. Il fatto che il prezzo stia su ancora adesso probabilmente è io che prevede. No, la conoscenza del mercato è molto, non è così elevata, cioè, diciamo, il mercato di trader Bitcoin e trader di cryptocurrency non ha una conoscenza molto profonda di quello su cui investe. Infatti ci sono molti trader adesso, la situazione è un po' più complessa di come è stata rappresentata, è stata rappresentata come due poli, due visioni diverse del Bitcoin. In realtà non è solo così, ci sono molti che traggono beneficio delle rispettive posizioni non essendo investiti emotivamente nel Bitcoin. Cioè, ad esempio, tutta questa diatriba in questo momento sta portando valore a quelli che cercano di sottrarre, diciamo, valore dal Bitcoin con le altcoin, cioè le copie con qualche modifica, diciamo, di Bitcoin. Sono molto contente di questo perché la loro retorica, il Bitcoin sta diventando troppo usato, no? Che come la frase quel bar è troppo pieno non ci va nessuno perché è troppo pieno, che non ha molto senso, però la si può sentire dire, e sta portando acqua al loro mulino. Dicono: cavolo, sulla rete Bitcoin le transazioni costano tanto, come se fosse quello il valore della rete Bitcoin, il costo della transazione. Vabbè. E ci sono altre altcoin dove invece le transazioni non costano nulla, che meraviglia, andiamo tutti lì. In realtà il numero di utenti di una altcoin, probabilmente la più seguita dopo Bitcoin, è pari al numero di nuovi utenti Bitcoin di questa settimana. Per cui, diciamo, la retorica è bella, i discorsi hanno più o meno senso al neofita. Cavolo, il Bitcoin costa X e l'altra coin costa X diviso 10 o diviso 100, wow! È chiaro che un posto dove non ci va nessuno costa meno. Se tu prendi e costruisci una nuova città di extra lusso qui e non riesci a vendere nessun appartamento, probabilmente fra 20 anni un appartamento extra lusso costerà pochissimo, perché non lo vuole nessuno, chiaramente. Per cui, diciamo, stiamo tutti più tranquilli. Questo è un problema divertente, è super divertente informarsi e avere a che fare con queste diatribe io tifo Inter, tu tifi Juve, però non ha nessun senso nella pratica, cioè non è una cosa troppo da comunicare. Io comunicherei il senso di libertà e anche la furbizia dell'investimento. Ricordiamoci che potete acquistare 10 kg d'oro a prezzi ridicoli nel 2017, cioè siamo nel 2017, per cui nel passato, capite?
Sarà una battuta postale. Io ringrazierei... Pronto? Sì. Che voce hai? Come fai a parlare così forte? Io ringrazierei i relatori, quindi Cristian, Guido, Mirko, Marco, tutti quelli che hanno avuto qualcosa da dire. Grazie a voi che siete venuti e ci vediamo al prossimo meetup. Potete venire.